Ciao a tutti e benvenuto o benvenuta sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi parleremo dei pronomi relativi che e cui. Ti spiegherò come usarli e ti parlerò delle maggiori difficoltà che trovano gli studenti stranieri. Se è la prima volta che vedi un mio video, forse non sai che sono un insegnante di italiano a stranieri e che io e le mie colleghe Diana e Francesca tutti i venerdì pubblichiamo un video sulla lingua italiana. Parliamo della grammatica o delle espressioni in italiano. Devi anche sapere che legato al nostro video c'è sempre un'attività gratuita che ti serve per mettere in pratica l'argomento di grammatica spiegato nel video. Ma adesso torniamo al tema di questo video. I pronomi relativi, che e cui, sono due pronomi che servono a mettere in relazione due frasi, cioè servono a unire due frasi legate da uno stesso nome. In questo modo, usando il pronome relativo, non ripeto il nome, ma appunto uso il pronome che o cui. In questo video non ti parlerò di un altro pronome, il pronome quale, che è anche un pronome relativo, poiché questo pronome è meno usato nella lingua parlata, è un po' più formale e si usa principalmente nella lingua scritta. Innanzitutto diciamo che i pronomi relativi che e cui sono pronomi invariabili, ovvero se sostituiscono un nome maschile, femminile, singolare o plurale non cambiano. Ma allora, quando usare l'uno? Quando usare l'altro? Diciamo che la regola ci dice questo. Usiamo il pronome relativo che quando sostituisce un nome che ha funzione di soggetto o di complemento oggetto diretto. Invece usiamo il pronome relativo cui in tutti gli altri casi. Ricordiamoci che insieme al pronome relativo cui troviamo sempre una preposizione che precede il pronome relativo. Ma cosa significa questo in concreto? Osserviamo queste due frasi. Ho conosciuto una ragazza. Questa ragazza parla 5 lingue. Come vedete nelle due frasi c'è uno stesso nome, il sostantivo ragazza. Dunque, come faccio ad avere una frase un po' più lunga in cui non ripeto la parola ragazza? Uso il pronome relativo che. Dunque diventa ho conosciuto una ragazza che parla 5 lingue. In questo caso il che funzione ha? Di soggetto o di complemento oggetto? Di soggetto, giusto? Perché è la ragazza che parla 5 lingue. Quindi la ragazza è il soggetto di questa frase. Andiamo avanti. Ho letto un libro. Giulia mi aveva regalato questo libro. Come vedete c'è una ripetizione, la ripetizione del nome libro. Allora posso mettere insieme le due frasi usando un pronome relativo. Ho letto un libro che mi aveva regalato Giulia. Ho usato il pronome relativo che, ma che funzione ha? Di soggetto o di complemento oggetto diretto? Giusto, di complemento oggetto diretto. In questo caso Giulia è il soggetto e il libro è l'oggetto, oggetto diretto. Adesso andiamo avanti. Vediamo che la situazione si complica un po'. Osservate queste due frasi. Ho visto un film. Tutti parlano di questo film. Anche qui vedete che si ripete lo stesso nome, ovvero il film. Ma come metto insieme queste due frasi usando un pronome relativo? Ho visto un film di cui tutti parlano. Perché ho usato il pronome relativo cui? Perché in questo caso si dice parlare di qualcosa, parlare di un film. Dunque, film non può avere la funzione di soggetto o di complemento oggetto diretto. Per questo devo usare il pronome relativo cui, che è preceduto dalla preposizione di. Vediamo un altro esempio in cui possiamo usare il pronome relativo cui.
preceduto da preposizione. Ho visto un ragazzo. Avevo studiato all'università con questo ragazzo. Anche qui c'è la ripetizione dello stesso nome, ovvero il ragazzo. Metto insieme le due frasi. Quale preposizione devo usare? Con, esatto. Infatti la frase finale sarà: ho visto un ragazzo con cui avevo studiato all'università. La preposizione che precede cui è con, perché possiamo dire studiare con qualcuno. La difficoltà maggiore è capire quale preposizione usare. Normalmente dobbiamo osservare il verbo. È il verbo che ci dice quale preposizione ci serve. Adesso, dopo tutti gli esempi che vi ho fatto, ripassiamo la regola generale. Usiamo il pronome relativo che quando ha funzione di soggetto o di complemento oggetto diretto. Usiamo il pronome relativo cui quando non ha funzione di soggetto o di complemento oggetto diretto, ma ha funzione di complemento oggetto indiretto. La mia lezione finisce qui e spero sia stata chiara. Se ancora hai qualche dubbio, allora lo puoi scrivere qui nei commenti. Io cercherò di aiutarti. E ti ricordo che se vuoi puoi prenotare una lezione prova con noi. È una prova gratuita. Scegli l'orario e il giorno che preferisci. Per prenotarti trovi il link qui sotto. Io ti saluto e ti ringrazio e ti aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!